Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente molto semplice. Questo tutorial l'ho pensato soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questo mondo e non sa da dove partire. Ho ricreato a distanza di 11 anni la mia prima borsa all'uncinetto. Non ce l'ho qui con me la mia prima borsa, ma è un progetto che mi porto nel cuore. Progetto veramente molto semplice, all'epoca la realizzai con la fettuccia, oggi la realizzo con il cordoncino Amore Rope di Borgo dei Pazzi che si avvicina un pochino alla fettuccia, oppure in alternativa potete utilizzare Inda Licra che va a sostituire completamente la fettuccia e la borsa vi resta super leggera. Nel tutorial di oggi vediamo questa versione, questa l'ho realizzata fuori video perché mi serviva una borsetta bianca comunque di un colore molto chiaro. È un progetto che ho realizzato in un'ora, quindi super facile e veloce, e tra l'altro è anche in trend in questo periodo, è trend dell'estate 2024, quindi per chi non ha mai lavorato una borsa all'uncinetto può imparare a lavorare una borsa all'uncinetto e creare la borsa super trend dell'estate 2024. Comunque nel box informazioni qui in basso trovate il link per il cordoncino insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Progetto super semplice, alla portata di tutte, come vi ho detto è stata proprio la mia prima borsa all'uncinetto. Comunque non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vediamo l'occorrente e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 300 g di cordino Amore Rope, uncinetto numero 8, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per la lavorazione di questa borsa partiremo ovviamente dal fondo. Sappiate che lo schema è adattato al filato che sto utilizzando, che è molto spesso, quindi se utilizzate un filato diverso dovrete fare delle variazioni sullo schema della base. Quindi partiamo facendo il cappietto iniziale e ci andiamo ad avviare 13 catenelle. Fatte le 13 catenelle che corrispondono a 15 cm, a questo punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Siamo arrivati nell'ultima catenella, lavoriamo una maglia bassa. Ora dobbiamo passare sull'altro lato delle catenelle, quindi cosa facciamo? Facciamo una catenella, una maglia bassa nella stessa catenella di base, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, quindi nella stessa catenella. A questo punto riprendiamo a maglia bassa in ogni catenella successiva sottostante fino ad arrivare all'ultima catenella. Qui abbiamo l'ultima catenella, lavoriamo una maglia bassa al suo interno, una catenella, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa già c'è perché è quella iniziale, quindi ora noi andiamo a lavorare su questa maglia bassa.
Quindi inseriamo l'uncinetto in questa maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa. Mettiamo il marcapunti su questo punto che ci segnala il primo punto del giro. Ora proseguiamo lavorando una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare nella catenella che abbiamo qui su questa estremità. Ok, qui ho la catenella, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, una catenella, poi procedo, lavoro una maglia bassa nel punto successivo, poi di nuovo una catenella ed una maglia bassa nello spazio di una catenella. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e ripeterò lo stesso procedimento, quindi devo arrivare nello spazio formato da una catenella. Se per voi è più comodo potete anche segnalarlo con dei marcapunti. Ok, qui mi ritrovo nello spazio formato dalla catenella, inserisco l'uncinetto, lavoro una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nel punto successivo, una catenella e poi ho di nuovo lo spazio formato da una catenella, ci lavoro all'interno una maglia bassa e qui poi ho il primo punto. Io mi fermo qui, quindi la faccio piccolina, ma voi potete proseguire con gli aumenti. Gli aumenti vanno fatti sempre nello spazio di una catenella. Se preferite potete anche andare a lavorare l'aumento facendo 2 maglie basse nello spazio formato da una catenella. Quindi ora rimuovo il marcapunti, faccio la maglia bassa qui nel primo punto, inserisco di nuovo il marcapunti perché mi serve per segnalare il primo punto del giro, in quanto andrò a lavorare a spirale, quindi non vado a chiudere il giro con maglia bassissima, ma procederò per tutto il corpo della borsa lavorando a spirale. Procedo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo procedimento lo andrò a ripetere per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che sarà l'altezza effettiva della borsa. Quindi si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, non farò più aumenti nel mio caso, quindi la farò comunque piccolina. Tra l'altro questo modello è anche un trend del periodo, in quanto vanno molto le borse in fettuccia, piccoline, soprattutto per l'estate. Ovviamente dove abbiamo lo spazio di una catenella andiamo a lavorare una maglia bassa all'interno della catenella. E come potete vedere la lavorazione è molto semplice, si procede in questo modo per tutta l'altezza della borsa. Ricordate sempre di andare a girare poi il lavoro in questo modo, perché questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio. Molte persone, soprattutto le persone alle prime armi, tendono a lasciare il lavoro così, quando in realtà poi va rigirato in questo modo. Quindi una volta raggiunta una certa altezza andate a rigirare il lavoro, io lo rigiro sempre all'inizio.
Bene, ho lavorato tutti i miei giri, dal primo all'ultimo ho lavorato 14 giri, ho raggiunto circa 18 cm di altezza. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Quindi come potete vedere mi sono fermata nel punto prima del punto marcato, tagliamo il filo e vi mostro come andare a chiudere. Quindi togliamo il marcapunti ed inseriamo l'ago in questo punto, non in quello che era marcato. Lo inseriamo in questo modo e poi andiamo a reinserirlo al centro della catenella. Tiriamo per bene ed avremo ricreato l'asola. In questo modo avremo chiuso il lavoro. Andiamo adesso a nascondere il filo tra le maglie. A questo punto dobbiamo andare a creare il manico, quindi riprendiamo il filo e dobbiamo piegare per bene la nostra borsa perché dobbiamo stabilire i due laterali. Con l'aiuto del marcapunti andiamo a stabilire quindi il laterale preciso, lo inseriamo nella maglia che si trova proprio nel laterale, facciamo lo stesso anche sull'altro lato. E possiamo prendere in considerazione sia i 2 punti oppure 3 come ho fatto io sull'altra borsa. In questo caso ne prenderò in considerazione 2 e farò una tracollina più stretta. Quindi prendo il filo, cappietto iniziale, inserisco l'uncinetto nel punto a fianco a quello marcato, prendo il filo e vado a bloccare il tutto a maglia bassa. In questo modo tolgo il marcapunti e lavoro una maglia bassa anche in questo punto, quindi prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Volto il lavoro, non faccio la catenella per girare, procedo lavorando una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa nel secondo punto. Volto il lavoro e ripeto questo procedimento fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre per il manico. Quindi io procederò in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che trovate indicata qui in alto. Una volta raggiunta la lunghezza che ci occorre, nel mio caso 45 cm, a questo punto tagliamo il filo, lo lasciamo un po' più lungo, così lo possiamo utilizzare per andare a cucire queste estremità sull'altro lato. Facciamo passare il filo all'interno in questo modo, così lo blocchiamo. Dopodiché avviciniamo il manico sull'altra estremità dove abbiamo il marcapunti e dobbiamo andare ad unire le asole, quindi inserisco l'ago nel punto marcato in questo modo e lo inserisco anche nel primo punto, quindi vado ad inserirlo qui e poi riesco da quest'asola, così faccio una doppia passata. Poi vado nell'altro punto, prendo entrambe le asole ovviamente ed inserisco l'ago nel punto successivo accanto, quindi qui. Tiro per bene, faccio una doppia passata, quindi rientro nello stesso punto sia del manico che del corpo borsa
Tolgo il marcapunti perché non mi serve più. Vado a fissare anche queste asoline qui, così viene un lavoro perfetto. Quindi prendo le asoline, entro nel punto sul corpo borsa, poi vado a fissare anche queste due asoline qua, quindi inserisco l'ago, lo faccio passare sull'altro lato. Prendo queste asoline qui. E una volta che avrò bloccato il tutto, faccio passare il lago all'interno e vado a bloccare poi il filo e a nasconderlo tra le maglie. Per quanto riguarda la chiusura, io ho semplicemente fatto passare un laccetto che poi ho chiuso con un fiocchetto. In alternativa potete mettere una chiusura magnetica oppure una cerniera. Vi mostrerò come ho fatto io. Io ho preso un pezzetto di filo e l'ho bloccato esattamente al centro, quindi ho inserito l'uncinetto nel punto centrale prendendo entrambi i punti sia sul davanti che sul retro. Ho fatto passare un filo in un punto e poi sono andata ad inserirlo anche sull'altro punto a fianco, quindi in questo modo, come potete vedere. Nodino e fiocchetto. E questo è il risultato finale, una borsetta semplicissima ma comunque che resta in trend con il momento e super estiva. Comunque questo è l'avanzo di una rocca, quindi volendo ci si può fare tranquillamente un'altra borsetta un po' più piccola magari, tanto comunque in estate le borse piccole vanno tantissimo. Spero che questo mini progetto vi piaccia, anche se è un progetto comunque veramente semplice, soprattutto spero che questo tutorial possa essere d'aiuto a chi vuole iniziare a realizzare le proprie borse all'uncinetto. Questa è la versione che abbiamo realizzato oggi, questa è la versione che ho realizzato io fuori video, un pochino più piccola, ma comunque le dimensioni possono essere personalizzate, anche lo spessore del manico. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e condividete il video con tutte le vostre amiche creative e non, per farle appassionare al mondo delle borse all'uncinetto. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato il filato Amore Rope di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Ovviamente per questa tipologia di progetto vi consiglio di utilizzare o questo filato oppure addirittura l'Inda Lycra che si avvicina ancora di più alla fettuccia. Quindi detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!